Allora, eccoti qua. Io mi chiedevo dove tu fossi finito, ma probabilmente tu ti sei chiesto lo stesso di me. Bene, ti rispondo. Questo mese, so che me lo volevi chiedere, questo mese io ho, tanto per cominciare, avuto un'ernia alla schiena che ora si è risolta, però mi è durata un mesetto e mezzo e avevo un po' di preoccupazione, perché tu sai che con il lavoro che faccio sarebbe stato un bel problema, soprattutto ora. E invece siamo belli freschi come le rose. Mi sto allenando la schiena ogni giorno un pochino e niente, e così è. E poi dopo sto facendo un lavoro, diciamo, di riconcettualizzazione dello scopo, dell'obiettivo della comunicazione della mia agenzia. Infatti sono fermo anche con il mio personal brand, sto facendo quasi niente e poco, ma non perché non ci stia lavorando, ma che c'è tutto un lavoro che viene prima e che quest'anno ho studiato molto molto molto. Poi io questo lo dico per quelli come te che non hanno paura delle AI in tutte le sue salse. Come molti sanno, io ho, diciamo, costruito, ideato dei cosiddetti GPT, che sono dei bot funzionali istruiti per determinati compiti, e quasi ormai circa un anno e mezzo fa ne ho fatto uno per il follow up commerciale, quindi l'ho implementato, l'ho istruito e ora questo mese l'ho rimesso un po' a punto, perché gli fornisco la documentazione, gli dico come rispondere, gli do il know-how. L'ho anche, diciamo, adeguato al tipo di lavoro che fa invece mia sorella, che fa un lavoro più diciamo di precisione sul follow up rispetto a quello che facciamo noi sul tessuto, perché lei, lavorando con il knitwear, la confezione, gli accessori, quello è un mondo un po' più tecnico, no? Quando fai follow up si tratta di misure e quant'altro. Ma veniamo al motivo di questo talk. Come sapete, il grande Stefano è un consulente molto noto, fra l'altro estimato, per quanto riguarda le collezioni di tessuto. Io l'ho incontrato sul campo dei tessuti per l'abbigliamento, ma lui si occupa anche di tessuti cosiddetto homeware, quindi per interni. Oggi io volevo farti un po' di domande su questo tema e vado a dirti e poi mi taccio. Noi stiamo per entrare nella fase promozionale dell'autunno-inverno 2026-2027. Tu, in quanto sei consulente, sei praticamente forse anche nella fase finale di questo momento qua, perché questa è una cosa che per te parte da un punto di vista della progettazione, dello studio, molto tempo prima. Hai già fatto i servizi che dovessi fare a gran parte dei tuoi clienti, che stanno mettendo in opera, e molti sono già a oltre il 50% della collezione prossima invernale, anche perché fra poche settimane si inizia la presentazione nelle prime fiere, per cui Milano Unica, Premier Vision, piuttosto che il View Munich Selection, e poi dopo a settembre bla bla bla. Che cosa bolle in pentola? Cioè, quali sono le cose che secondo te sono più interessanti? Io credo che ormai dal punto di vista con il 27 bisogna un attimino sorvolare sulla data della stagione, perché il settore della moda in questo momento sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta da tanti fattori che ne hanno messo in discussione i modelli tradizionali di quello che si intendeva prima come moda, e ne stanno definendo il futuro, perché questo si tratta. Di conseguenza si parla di crisi della moda, perché oggi se vai a parlare con gran parte delle imprenditorie e tessili parlano di crisi di moda, per indicare che comunque è una sfida complessa questo periodo, ma allo stesso tempo emerge delle nuove tendenze che puntano a una maggior sostenibilità, personalizzazione e innovazione del prodotto. Su questo si basano le nuove collezioni. È chiaro che questi fattori, tu lo sai benissimo Dennis, bisogna metterli in evidenza, sono l'inflazione e il calo del potere, l'acquisto del consumatore finale, il cambiamento delle abitudini dei consumi, cioè perché comunque la gente con l'online ha cambiato il modo di acquisire e acquistare, i costi soprattutto elevati delle utenze, degli affitti eccetera eccetera hanno minato fisicamente le piccole e medie imprese nonché i negozi, e un impatto devastante che è stato quello che è stato il fast fashion e l'ultra. Allora mi direte, ma allora Stefano, come si può oggi sopperire a questa cosa? E lì entro nella risposta alla tua domanda. Le collezioni che io in questo momento, che ho iniziato già nell'estivo scorso con un cambiamento di mentalità, non sono solamente legate alle tendenze moda, ma a, come posso dire, a cercare di dare una risposta
alle esigenze dei consumatori, che le chiamiamo tendenze, ma si definiscono in parole ben più precise, ovvero la sostenibilità e la moda circolare, che ormai è un concetto chiave, cioè non possiamo più prescindere da questo qui. La durabilità dei capi, il riutilizzo e il recupero dei capi e soprattutto il consumatore finale. Poi dobbiamo anche avere delle regolamentazioni ben precise, chiare e nitide, perché oggi c'è una grande confusione che non porta a nient'altro che, come ti posso dire, incertezza. Le personalizzazioni sono una cosa fondamentale oggi nelle collezioni. Personalizzazione, te devi pensare che la pandemia ha cambiato e ha influenzato il modo di vestire delle persone. Te pensa a come andavano negli uffici nel momento pandemico, si vestivano come se fossero in casa, in libertà, quindi oggi si va verso un'eleganza cosiddetta rilassata, quindi che mescola il casual e il sofisticato insieme, permettendo una maggiore espressione di se stessi e dei concetti formali. I capi su misura e adattabili sono una cosa fondamentale, perché oggi, bene o male, specialmente con il concetto delle stampe 3D, oggi la gente su internet si personalizza i capi, riducendo totalmente gli sprechi. Queste sono grandi possibilità che noi dobbiamo pensare. L'intelligenza artificiale in queste cose è diventata un grosso mezzo, e poi soprattutto tecnologia e innovazione. E in questo mi riallaccio a quello che stavo dicendo prima. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei prodotti, l'e-commerce ormai è diventata fondamentale. Le realtà aumentate sono fondamentali. Te pensa che i negozi oggi, quelli che funzionano, sono diventati magazzini. Ti potrei fare dei nomi eclatanti di negozi importanti di Firenze, di Milano, che al dettaglio vendono pochissimo. È il negozio che è diventato un brand del negozio. Ma da lì non parte altro che spedizioni, perché la gente compra quasi esclusivamente online, e questo è un modo molto diverso di fare acquisizioni. Da una parte ha portato a drammaticità nei negozi piccoli che non hanno saputo mettersi al pari e che sono stati mangiati dalle spese dell'utenza, dalle spese delle tasse, da tutto quello che era un contesto di spese. Ma dall'altro, coloro che hanno saputo mettersi a passo con i tempi sono riusciti a fare il nuovo e-commerce, che non è più quello che andavi a produrre avendo un sito internet e producevi a parte. Oggi è il negozio che ha il suo prodotto, che è un prodotto giusto, aggressivo, ganzo del momento, e da lì la gente vede il colore, vede la taglia, manda, riceve, non va bene, rispedisce, rimanda, ririceve. Questo è tutto un sistema nuovissimo. Quindi oggi, se mi viene a dire come è implementato Ala, sicuramente io le collezioni le ho implementate a questo punto di vista, collezioni da tessuti morbidi, rilassati, un casual, come ti ho detto prima, che dà un'espressione maggiore di se stesso, quindi un casual portale, i colori che sono fondamentali. Io ho lavorato su una decina di colori, su cui poi sono andato a far girare intorno tutto il resto dei colori, però sono partito da 10 colori base su cui ho fatto le collezioni, ho fatto girare la parte della collezione. Ho fatto grandissima ricerca nei materiali, fibre vegetali nuovissime, gli abbinamenti di lana, te ne faccio una, ti faccio ridere, mischia di lana e fibra di banana, che ha un impatto sul, come ti posso dire, sul recupero delle bucce della banana, un impatto ecologico fortissimo da questo punto di vista, nel senso buono, e soprattutto si sta facendo delle prove, viene fuori delle fibre importantissime da questo punto di vista, che hanno delle rese di durabilità molto importanti, perché comunque la fibra di banana è una fibra che resiste, insieme alla lana è un abbinamento particolarissimo. Quindi ricerca sui finissaggi, ricerca sui materiali, ricerca sulle applicazioni. Ho lavorato su delle spalmature ecosostenibili che comunque vanno a dare al tessuto delle mani e delle colorazioni particolari, vedo non vedo, ma nello stesso tempo che non hanno impatto chimico devastante per quanto riguarda l'ambiente. Quindi questo è un po' il concetto con cui ho approntato le ultime 2 collezioni. Quindi inserendo e mischiando delle fibre che comunque sono ecosostenibili. Ricordiamoci che meno abbiamo abbinamento di fibre, più possibilità di avere prodotti ecosostenibili avremo. Quindi quello che io ho cercato di lavorare è andare a lavorare su totalmente il naturale. Quindi o recupero da una parte o recupero dall'altra, ma
in ogni caso recupero. Ho cercato di lavorare non più di 2 fibre insieme per questo semplice fatto. Ho cercato di togliere quasi ed esclusivamente le parti sintetiche, se non venuti dal riciclo totale. Quindi ho puntato molto su questa cosa qui, quindi un insieme di stile, personalizzazione, comfort, tecnologia, innovazione e sostenibilità. Ecco, questo è un po' per rispondere alla domanda che mi hai fatto. Ok, vedo che come al solito ti tieni però un po' alto per non svelare tutti i tuoi segreti. Stefano non rivela mai i suoi segreti, cioè fa quello che dice le cose, ma poi fai un po' il furbino. No, lo sai, non si può, perché dietro le spalle ci sono gli avvoltoi che cercano di captare e quindi automaticamente, come tu sai benissimo, poi Lo vuoi dire che i nostri talk sono osservati? Cioè, si dice, si racconta, adesso facciamo un po' di gossip, si racconta che ci siamo alcune persone nel comparto del distretto tessile fratese e forse anche di più, che ci studia le nostri talk, vogliono sapere, poi dopo non commentano, non mettono il like, non esistono, però stanno sempre a ascoltare tutto, no? potrei stupirti con presente il film quando dice ho visto cose che voi umani, potrei dirti e potrei farti anche di noi, ma non si può, le sai benissimo, che sono sicuro al 1000%, neanche al 100%, che hanno preso delle idee, delle ispirazioni da ciò che abbiamo detto nei talk precedenti. Ma noi di questo però siamo molto contenti, perché vuol dire che il nostro lavoro viene apprezzato. Peraltro questo non è il nostro lavoro, questo è il modo con cui noi, diversamente giovani, facciamo promozione di tutto quello che è la nostra attività, ma non parlando direttamente della nostra attività, ma come si fa in questi casi, si parla dell'industria. Ok, di quello che si muove in questo mondo, e questa è proprio una cosa che ci piace fare. Noi siamo anche contenti e che costruiremo un passo dopo l'altro. Anche perché secondo me, Dennis, a noi ci piace comunque comunicare la moda, comunicare quello che è il nostro distretto, il nostro DNA, e quindi perché ci sono tante persone, credimi, che nonostante vivano la nostra città, purtroppo di tessile non sanno niente. Eppure Prato è ancora oggi forse il distretto più importante che abbiamo in Italia dal punto di vista del tessile, e quindi mettere a conoscenza le persone di tutto ciò è una cosa fondamentale, perché ricordiamoci bene, oggi il consumatore finale ha una responsabilità immensa, perché comunque come fa uno che non conosce moda a comprare un prodotto che è valido? Basta solo il nome del brand? E io qui mi fermo, perché secondo me è motivo di un altro talk su cui si potrebbe ragionare. Basta il nome del brand o basta la grande firma per cui si può dire che è sinonimo di qualità, è garanzia di qualità? Punto interrogativo. Allora Stefano, come sempre, siccome sei molto bravo e io molto meno, e io sai sono un umile venditore, mi sono andato a studiare un po' quello che si dice in termini di palette colori, tendenze per l'autunno-inverno del 26-27. Si parla di toni scuri e profondi, quindi c'è un po' un ritorno ai dark oltre al nero. Compaiono bruni intensi, cachi, rossi profondi e blu notte che rinnovano il concetto di nero, dando profondità monumentale e mistero. Queste tonalità dark aggiungono solidità classica alle collezioni, funzionando sia nel guardaroba maschile che in quello femminile. Comunque, in tante cose diciamo il menswear e l'outwear si incrociano molto più del passato. Questa è una tendenza che abbiamo ormai visto, c'è diciamo una terra di mezzo che viene interpretata sia in chiave maschile che c'è un po' di contaminazione, come dicono diciamo i dotti del mestiere. Poi invece ci sono accenti vividi elettrici, quindi pigmentary shocks, colori ad alta saturazione che accendono la palette invernale. Su tutti spicca il blu elettrico, non so se a te ti risulta, assieme a toni intensi di verde e viola che spezzano la monotonia dei look invernali e risvegliano i capi classici. Quindi diciamo, immagino si parli di style che vanno a riprendere un gusto classico, però con delle coloriture che sono un po' più, diciamo, postmoderne, no? Che rincorrono più. Prendi un capo
fai un doppio, se sulla parte centrale, cioè sulla parte visiva, cioè il dritto, chiamiamolo dritto, metti un bel blu notte, l'interno lo fai con il blu elettro, perché ti dà profondità all'artiro e ti dà nello stesso tempo, come posso dire, brillantezza e anche modernità al capo stesso. Quindi hai sempre un cappotto che è un blu, però con una parte elettrica, questo blu che è fondamentale. I verdi, addirittura prendi c'è l'importanza dei verdi con la contaminazione dei blu, quindi dei verdi bluastri, ma sempre a tonalità verde, con la parte opposta che sono i verdi senape o gialli senape, come li vogliamo chiamare. Quindi questi contrasti abbastanza importanti che comunque fanno come ti posso dire, regalano all'articolo una nuova vita, una nuova esperienza. Ecco, queste cose qui ci sono. Io ho puntato molto sulla parte dark, ho aggiunto, in base anche alle informazioni che ho avuto da vari, diciamo, studi stilistici che sono in sinergia con me, c'è una parte importante che sono i ruggini e questi verdi, questi nuovi verdi senape che sono importantissimi, e questi ruggini che partono dai marroni caldissimi fino agli aranci, passando per il coccio e terra di Siena. Ecco, questo qui è un mondo abbastanza importante. Intorno a questo mondo qui io ho legato la parte un pochino più forte e brillante, sempre in contrapposizione a questi temi, ma di base partendo sempre da una parte dark, di un colore che comunque è, come dicono gli addetti ai lavori, è più di vendita da questo punto di vista, perché è più di utilizzo. E quindi oggi visto che stiamo vivendo questa trasformazione non solo dal punto di vista moda, ma anche dal punto di vista anche delle persone, cerchiamo di rendere questa trasformazione meno indolore possibile. Ok, poi ho visto che ci sono anche altre cose interessanti dal punto di vista economico, perché si parla di neutri desaturati e romantici, nuovi neutri polverosi, cioè grigi, caldi, tortora, greige, guadagnano importanza creativa. Poi non più semplici basi, ma toni dal sapore soft vintage, che incarnano un po' questo romanticismo moderno. Un po' si è già diciamo visto un po' crescere anche la stagione passata, e qui si parla di palette di beige grigiastro, celeste, polvere o verde salvia. Anche il verde salvia comunque è un tono che si è fatto sentire anche, penso, proprio alla scorse collezioni della primavera estate, che sono quelle poi andranno a comporre i vestiti e l'abbigliamento della primavera estate 2026. Quindi diciamo tonalità neutre utilizzate sia in capi femminili anche qui che capi maschili, che enfatizzano design minimalisti anche qua e soprattutto sostenibili. Poi si parla di una ripresa di toni freddi chiari, diciamo che sono abbastanza inusuali per l'inverno, però si compaiono a sprazzi anche giallo chiaro, verde pallico, turchese ghiaccio, no? E che donano questa un po' freschezza, se non alla ricerca di una freschezza stagionale, ecco, se si può dire così. Poi si parla di beige, rosa e aranciati, qui i cosiddetti skin tones, quindi nei caldi dei ruggini. Sì, si parla di tinte neutre dal sottotono rosa, pesca, arancio caldo, compaiono con delicatezza ma decisione. Quindi diciamo sì, sembra e potrebbe essere un forte componente di alcune collezioni di tessuto, e poi dopo vediamo come verranno accolte anche l'abbigliamento, perché si sa che tanta sperimentazione poi dopo viene poi assimilata e reinterpretata dai designer invece degli style, dei brand, della moda, con un loro tocco. Quindi alcune cose vanno, alcune cose no, alcune cose evolvono. Quindi diciamo si parla di evocare colore della pelle, una sensazione secondo me ha a che fare un po' con questa ricerca di intimità e benessere di cui no, si sente un po' parlare in molti dei comparti che riguardano diciamo il look, ok? Allora poi sempre ancora maglieria femminile avvolgente, ma anche capispalla maschili foderati. Quindi dopo tanto tempo in cui questo elemento sembrava un po' mancare, invece tonalità cammello rosato, che è un po' diciamo, quindi tonalità a contrasto di cui parlavi prima te. Poi l'ultima cosa che sui colori ho visto, che non so se ti risulta, è neutri sofisticati e materici. Completa il quadro neutri sofisticati e materici,
quindi giallo ocra prezioso, verde oliva bronzato, marroni bruniti, colori con una patina di lusso discreto che onorano la bellezza intrinseca dei materiali. Quindi diciamo tweed color ocra ferroso, lane cotte color ruggine brunita, pelle khaki bronzata, nuance ricche che valorizzano la texture, no? C'è anche un po' questa ricerca di una texture che valorizzi anche più sia l'accessorio che il capo in sé. Quindi diciamo profondità classica in generale, mi sembra di capire, ma con un'energia un po' più contemporanea. Penso se te ti torna. Ti posso confermare quello che hai detto, perché mentre ne parlavi io cercavo di capire se anche io queste sono inserite nelle mie collezioni. Ti posso dire che gran parte sì. Io non ho lavorato molto sui pastelli, ti devo dire la verità, perché la mia clientela in questo momento, la parte pastellata, la lavora meno, mettiamola così. Non che io non ci creda, ma la lavora meno, perché comunque ci vuole un tipo di clientela che è sofisticata dal punto di vista di questi toni. Quindi è vero che esistono questi pastelli polverosi, i rosa polverosi, gli azzurri polverosi, i beige polverosi, i grigi, sono tutte queste pastellate, ma come si diceva una volta, sono i colori masmara. Ti ricordi? Si parlava sempre colori masmara. Allora, quindi se te hai un tipo di clientela che è indirizzata verso un mondo con generica, allora è ok. Oppure deve avere un altro tipo di clientela che è quella indirizzata verso la parte più fantasiosa del busto Chanel, quindi questi colori molto attenuati, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista non è che non ci ho creduto, ma non ci ho lavorato tanto, perché la mia clientela in questo momento non abbraccia quei filoni lì. Mentre per quanto mi dicevi, la parte dei gialli forti sono quelli che poi ti dicevo io prima, sono un po' quegli aspetti, i caldi aranciati, sono quelli che ho inserito io partendo. Quindi da questo punto di vista mi rispecchia molto con questa ricerca che hai fatto. È chiaro, come si suol dire, non si può fare tutto, si verrà tutto nelle cartelle colori generali, bene o male si riesce a inserire gran parte dei colori, quindi si parte dagli scuri fino ad arrivare ai tenui. Ma poi quando vai a lavorare gli articoli devi intraprendere dei temi e cominciare a dare un'omogeneità alla collezione in funzione di quello che è poi il prodotto del cliente e che il target di vendita, le zone soprattutto dove va a vendere, perché te mi insegni che se vendi in Italia non è lo stesso mercato della Germania, non è lo stesso mercato dell'America, non è lo stesso mercato della Francia. Quindi cercare di agganciare globalmente più temi possibili, ma nello stesso tempo dando un'identità ben precisa alla collezione. Questo è quanto. Velocemente ti dico, volevo chiederti delle cose che riguardano i materiali, perché sui materiali si parla di quindi materiali che diciamo potrebbero essere protagonisti delle nuove collezioni invernali. Vado rapido, materiali diciamo high tech, quindi si parla di fibre metalliche riflettenti, quindi Mylar è come addirittura viene utilizzato per fare le tute della NASA, no? Laminati olografici, superfici specchiate, eccetera. Poi smart textile e tessuti adattivi, quindi addirittura si parla di nanotessute e materiali autorigeneranti capaci di ripararsi da soli. Questi sono curioso di vederli. Adattarsi alla temperatura corporea e reagire agli stimoli ambientali. Attenzione, pensiamo a tessuti intelligenti che regolano il microclima, trattenendo, dissipando, ma il primo tessuto che ha queste caratteristiche non lo possiamo affrontare, ma lo dico io, non c'è bisogno di dire, è la lana, perché la lana ha una caratteristica che mantiene la temperatura che ha raggiunto di calore anche da bagnata, mentre il poliestere non lo fa. E il motivo è semplice, perché in natura la fibra della lana ha questa funzione per l'animale che ne viene rivestito, no? Poi leggerezza estrema, quindi si parla di aerogel, uno dei più leggeri al mondo, quindi vengono applicate ai tessuti conferendo proprietà isolanti con peso piuma. Poi materiali ergonomici, quindi memory, foam, però questo diciamo non è, di queste cose qui le abbiamo già viste diverse volte. Allora, no, volevo prima di salutarti parlare di alcune informazioni che ho trovato sempre riguardo all'autunno-inverno 26-27 per quanto riguarda diciamo al riguardo dei finissaggi e i trattamenti dei tessuti, quindi di cui un po' si sta sentendo parlare in questa fase qua. Un po' lo abbiamo accennato ora, quindi finiture metalliche e olografiche. Sulla scia del trend futuristico molti tessuti presentano coating metallici, quindi argento, stagno, canna di fucile o laminazioni olografiche. Ad esempio lame argentate,
opache applicate su lana o jersey conferiscono un riflesso un po' lunare soft. Pellicole olografiche su pelle sintetica, iridescenze cangianti. Questi finissaggi high-tech enfatizzano il lato sci-fi dei capi e catturano l'attenzione sotto le luci. Poi si parla di coating protettivi e performanti, e non so se ti risulta, quindi sono trattamenti con finissaggi idrorepellenti, traspiranti, antivento, antifreddo e poi finiture antimicrobiche e antismog che rispondono un po' alle nuove esigenze di igiene e protezione, che è tutto un tema nato soprattutto dopo la pandemia. Si parla di questa novità interessante nel denim e non solo, che è l'uso di tinte sovrapposte tono su tono. Quindi attraverso lavaggi o pigmenti speciali si ottengono capi con sfumature stratificate che aggiungono profondità senza contrasto netto. Quindi denim blu scuro con un leggero overlay color ruggine che crea questo effetto brunito unico. Poi lane grigie con un finissaggio leggermente azzurrato che sembra sempre appunto un polverosa, che è un po' anche il tema dei colori di cui si parlava prima, e qui che gli dà quella look un po' più vibrante. E poi garzature a mano morbida, garzati, spazzolati o emirizzati, sono gli smeniti? Sì. Emerizzati per ottenere questa manopesca e calore, manopesca interessante. Felpe e pile hanno superfici quindi ultra soft grazie a finissaggi di garzatura interna. I velluti vengono crashati e imbossati per effetti mossi. Il cotone è pitch finish per risultare un po' diciamo vellutato al tatto. Queste tecniche invitano il consumatore a toccare il capo e soddisfano le ricerche di comfort cocooning. Poi trasparenze e lucidature. Sul versante opposto abbiamo finiture che esaltano la lucentezza e la trasparenza, quindi organze e nylon trasparenti vengono resinati per maggiore rigidità e lucido plastificato. Tessuti con filati traslucidi creano effetti vedo non vedo stratificati. Anche le lucidature a specchio. Laser, tagli e decorazioni 3D, innovazioni digitali permettono finiture tagliate a laser con precisione estrema, motivi quindi traforati su stoffe tecniche, incisioni speciali e per per incisioni superficiali si chiamano, no? Che creano appunto dei pattern un po' opaco lucido, come per esempio succede con i loghi, le texture geometriche bruciate sul velluto. Poi stampa 3D in ambito tessile inizia a vedersi su piccola scala, applicazioni quindi polimerizzate, stampate direttamente sul tessuto per creare dei rilievi, quindi borchie sintetiche, pizzi moderni, eccetera. Queste tecniche sposano la tradizione decorativa con l'innovazione tecnologica, offrendo qui a designer come il qui presente mitico e grandissimo Stefano nuovi modi di arricchire la superficie del tessuto. Va bene, e queste sono diciamo le informazioni che un umile venditore come me sottopone al grandissimo designer della moda. Andare in conclusione. Allora, per andare in conclusione, ho fatto questa cosa qua, ma mi pare che più o meno siano cose molto, qui si parla proprio della tendenza, ok? Perché poi soprattutto chi fa abbigliamento e non moda, che è dove poi c'è il business diciamo del settore, come si può dire, quando si parla di abbigliamento, no? Si parla di moda o di abbigliamento, e l'abbigliamento è quello proprio industriale, no? Quello che poi è quello che va a servire un po' distretti come il nostro. Quindi diciamo queste sono super tendenze di cui noi vedremo alcune cose nelle parti delle collezioni che, come diresti te, sono più per far venire voglia di vedere la collezione e che poi invece vengono assimilate non così facilmente, ma penso soprattutto ai mercati che andiamo a servire noi con la nostra agenzia, che sono mercati del nord Europa, per cui diciamo anche nei casi più rivoluzionari sono cose che vengono assimilate molto raramente, però sicuramente creano quell'interesse acceso, mentre nei mercati più mediterranei è più normale ci sia una collezione anche nell'aspetto più trendy. Allora, diciamo sì, quello che hai detto te che hai trovato è giustissimo, perché comunque si parla in linea generale di finissaggi, che poi più che finissaggi ben specifici sono tendenze, perché comunque è una tendenza. Le finiture metalliche sono in questo momento in grande tendenza,
gli aspetti lucidi sono in grande tendenza, quindi anche queste pellicole di cui tu parlavi sono in grande tendenza. La cosa principale è saperli adattare al prodotto di vendita dell'azienda, quindi andare a lavorare su delle basi ben specifiche e poi vengano esaltate da questi, chiamiamoli dettagli, fra virgolette, del tessuto. Quindi quello che oggi questi tipi di finissaggi, se vogliamo chiamare così, o applicazioni, io definisco più applicazione ai finissaggi, devono servire a dare carattere finale al tessuto in se stesso. Il concetto poi di cui che tu trattavi prima dei materiali performanti o protettivi, quella è una tendenza che alla fine bene o male c'è sempre un po' stata, perché comunque dietro dei repellenti si parla ora di sostituire il Teflon, no, perché comunque non è sostenibile, come si suol dire, e quindi tutto questo concetto, le pellicole antivento, le molecole che vai a spalmare dal punto di vista del cotone, per esempio, una funzione di trattenere il calore, sono cose che bene o male si sono già viste e si stanno un attimino riproponendo, perché è un'esigenza in questo momento ben definita. Le fibre, per esempio, è la canapa abbinata alla lana, perché la canapa comunque ha un'azione fra virgolette antibatterica, è molto ecosostenibile. Il Tencel uguale, che comunque non è altro che una viscosa modificata, ma che ha delle proprietà antibatteriche più importanti. Quindi questo ricerca del benessere, della protezione, anche questa è una cosa che c'è, ma non è da oggi, ma c'è sempre stato. Gli effetti tono su tono stanno un attimino ritornando, perché il classico jeans a contrasto in questo momento è un po', ma per contrasto intendo il vecchio jeans charcoal, no? che tu vedevi, posso dire, la parte blu, la parte bianca, oggi è diventata, tra virgolette, diciamo, i nuovi jeans toni su tono, in cui tu vai a mettere al posto della tonalità bianca ci vai a mettere l'azzurro o il verde o il rosso, in maniera tale da dare a questo jeans una profondità maggiore e nel delavare anche un aspetto molto molto nuovo e più sofisticato. Quindi ci sono questi concetti qui, e questi concetti vengono dati sia dal punto di vista del filo sia dal punto di vista delle spalmature. Io ho fatto, per esempio, e qui lo dico, ho fatto per esempio dei principi di Galles in cotone, dove sono andato a spalmare a denim sopra con un prodotto, però non dirò che prodotto, che è ecosostenibile, un prodotto che delava e che quindi fa intravedere il principe di Galles sotto, il piede più sotto, e però da questo punto di vista con un prodotto molto sostenibile, quindi è una cosa abbastanza particolare. Quindi fai il pantalone denim, quindi e quando lo vai a lavare le cuciture fa lo stesso effetto del denim, punto. E poi arriviamo a quei concetti di mani. Le mani morbide sono fondamentali, perché oggi le mani morbide sono fondamentali, quindi dire garzo e ottengo la mano morbida fa quasi sorridere, perché effettivamente il garzo dovrebbe essere quello che automaticamente rende la fibra più morbida, perché poi porta fuori, allunga il pelo, quindi poi con le varie lucidature eccetera eccetera riesci a distribuire e a dare una direzione del pelo, e quindi automaticamente viene il concetto delle mani morbide, e quindi anche gli spazzolati hanno questa funzione, gli smerigli sui cotoni hanno questa funzione, rendere queste mani molto soft. Le mani che venivano considerate prima le sete lavate, i dainetti, queste mani comunemente chiamate mani pesca, dolcemente chiamate mani pesca, ecco, si torna a queste cose. Poi per quanto riguarda il concetto di trasparenze e lucidature, questo è un concetto che viene riproposto da anni fa, in cui era stato lanciato, non aveva tanto funzionato perché era considerato un po' una poesia, perché poi comunque questi tessuti molto trasparenti avevano quei problemi poi nel vero senso della parola, che erano capi poco ortodossi e poco indossabili. Oggi vengano trattati, vengano accoppiati, vengano anche messi su altri tessuti per fare 3 dimensioni, nello stesso tempo avere questo contrasto tra il sotto e il sopra, e quindi anche i laserati sono una cosa abbastanza, tra virgolette, che diventa nelle testure un po' dei goffrati, delle decorazioni, dei 3D. Quindi queste mani, questi laser, queste impuntiture, queste imprimé, sono tutte cose che continuano ad avere un suo effetto importante. Ho fatto dei post
poco fa precedenti sulla parte nuova dei goffi, sia dal punto di vista chimico che dal punto di vista delle testure, e quindi da questo punto di vista si ottiene questi effetti molto particolari. Insomma, parliamoci chiaro, diciamo, oggi i finissaggi sono importantissimi per quanto riguarda la ricerca, perché comunque devono dare carattere al tessuto. Che possano essere sia dal punto di vista dei riflessi, possono essere dal punto di vista proprio di mani, e possono essere dal punto di vista di applicazioni. Comunque l'estetica e la funzionalità di tutte queste cose devono avere una funzione di dare carattere al tessuto e soprattutto nella sua stranezza una grande plasticità. Questo è un po' il concetto di tutto il discorso, perché bisogna stare attenti a non andare nell'eccesso, perché poi comunque la parte, come posso dire, pulita, la parte lineare è quella che poi alla fine aiuta il capo soprattutto alla vendita. Va bene, allora innanzitutto ti ringrazio che hai fatto questa chiacchierata con me anche oggi. Ormai questo è il nostro appuntamento che si è un po' diradato nel tempo, ma comunque quasi fisso. Mi dicevi che un po' di gente te l'aveva chiesto perché non ce l'avevamo più fatti vedere, e quindi spero che siano contenti, e comunque noi ritorniamo adesso. Diciamo che vediamo un po' cosa succede, perché ora settimana prossima ho da fare alcuni viaggi, visitare nuovi fornitori, e poi incomincia la stagione per me, ma comunque possiamo tranquillamente risentirci un po' per vedere un po' cosa bolle in pentola, no? Che è il nostro aggiornamenti mordi e fuggi. Va bene, allora ti ringrazio, buona serata e ciao a tutti. Ci vediamo presto, ciao a tutti.